Bentornati Sky Kids e benvenuti nell'ultimo episodio dedicato alla prateria diurna. Abbiamo parlato a lungo di questa mappa, ma poco ci siamo soffermati su un elemento importante, ovvero il saggio della mappa. Come tutti gli altri che vedremo, sembra un po' più giovane rispetto al primo, quello che io ho considerato il primo profeta. Il saggio di prateria diurna sembra molto lontano dalla figura anziana, esperta, potente e saggia che abbiamo incontrato sull'isola dell'alba. La sua natura appare semplice e gioviale. Il suo essere addormentato ci dà l'idea che sia un bonaccione e la sua connessione con le farfalle ci fa intuire quanto il suo spirito fosse legato alla natura. D'altronde lui rappresenta la seconda era del popolo delle stelle, quel florido spazio temporale in cui i migranti iniziano a nidificare, istruirsi nell'arte dell'edificazione, costruire città favolose, teatri, vie, piazze, eccetera. In questo lungo e prospero periodo, il popolo delle stelle necessita non più di una guida semplice e saggia, ma di un vero e proprio apparato governativo. Testimonianza di ciò la porta il capo villaggio del villaggio degli uccelli ed il misterioso concilio ottagonale. A capo di tutti viene messo un giovane che, così come il primo saggio, evidentemente appartiene a un rango superiore rispetto alla massa. La statura elevata dei saggi ci suggerisce uno status certamente diverso rispetto al semplice cittadino. Mi piace immaginare che sia stato proprio il saggio dell'isola dell'alba a scegliere quello di prateria diurna. D'altronde era lui che ancora nella seconda era continuava a governare spiritualmente il popolo delle stelle. Fra le persone di quel rango spiccava un giovane tranquillo e dall'animo semplice che amava la natura ed i suoi animali. Per il primo saggio era lui il simbolo di una cultura che abbracciava tutti e che sapeva comunicare con il nuovo mondo che lo ospitava. Ecco dunque che nasce la reggenza della seconda era di Sky. Un'era di prosperità, ma senza il desiderio di voler prevalere sulla natura. Il popolo delle stelle era ancora consapevole della propria posizione. Nel corso di questa lunga era nacquero i primi insediamenti stabili, vere e proprie città come quella che forse potremmo definire la capitale, il villaggio degli uccelli. Il nuovo saggio, consigliato dal primo profeta, comprende che bisogna suddividere il potere decisionale, lasciando alle comunità piccole o grandi delle figure di spicco che possano regolare la vita quotidiana. Nasce così il famoso concilio ottagonale. Abbiamo già riflettuto molto su questo concilio, ma andiamo a indagare un po' di più sul perché, per esempio, l'ottagono è stato scelto in questo gioco e riproposto più e più volte. Infatti, l'ottagono è un simbolo presente nei templi, ma qua e là anche all'interno delle mappe. Perché quindi scegliere l'ottagono? Ebbene, la simbologia di questa figura geometrica è eccezionalmente vicina alla filosofia interna di Sky. La sua forma è intermedia tra il cerchio e il quadrato. Il cerchio rappresenta il cielo, mentre il quadrato rappresenta la terra. La sua forma intermedia lo pone come simbolo della transizione dal terreno al celeste, quindi alla rigenerazione, alla trasformazione, alla reincarnazione.
Nel Feng Shui, l'ottagono è alla base del Baoa, una mappa simbolica usata per armonizzare l'energia di un ambiente. Insomma, quale migliore simbolo per rappresentare tutta la vita su Sky? Ripeto, sappiamo molto poco di quei fantasmi sepolti in quello che scherzosamente chiamo UFO. Ma continuando a speculare, a questo punto si può immaginare che il più alto potere decisionale veniva proprio affidato a questo gruppo di 8 persone del popolo delle stelle e, scendendo di grado, si arrivava a figure come l'amministratore del villaggio degli uccelli. Armonia e cooperatività. Queste erano le parole chiave della seconda era di Sky. Preciso che, secondo questa ricostruzione, ancora non era arrivato il tempo del nuovo profeta. Il piccolo bambino orfano che riesce a domare gli elementi ancora non ha potuto dimostrare la sua forza e importanza. Il popolo di Sky si evolve e trova una sua armonia, ma restano comunque dei problemi. Se il consiglio ottagonale viene rinchiuso dietro una porta che si apre solo per chi riesce a mettersi in risonanza con le creature di luce, un motivo ci sarà. Minacce interne? Minacce esterne? La volontà di rendere segreto qualcosa? Non possiamo saperlo, ma sappiamo che ad oggi è l'unica porta di quell'epoca che è ancora rimasta. Sappiamo per certo che la foresta nascosta era un luogo inospitale, affronteremo questo tema a tempo debito. E sappiamo che era abitata da creature enormi. Queste balene antiche, ancora presenti in alcune zone remote, sappiamo che sono collegate con il deserto dorato. Abbiamo inoltre compreso che anche nell'antica Sky c'erano i draghi oscuri. Ma quanto essi fossero diffusi è impossibile dirlo. Sicuramente il popolo delle stelle iniziava ad avere bisogno di tanta energia, non solo per difendersi, ma anche per far prosperare al meglio le sue città. Entra così in gioco l'abilità dell'anziano. Con molta probabilità è lui che riesce a ideare queste batterie mosse dall'energia delle farfalle. Bisogna dire però che il suo intento non era sicuramente violento. Vedendo come interagisce con queste creature e sapendo che la seconda era di Sky era caratterizzata dall'armonia, si può affermare che l'intenzione fosse buona e che forse si disponeva di alcune regole per non abusare dell'energia di queste creature. Insomma, la seconda era di Sky era un'epoca democratica, ambientalista, che guardava al benessere dei suoi cittadini, ma che nascondeva qualche problema, sicuramente qualche insidia interna. Nella mia visione del mondo di Sky, che ho potuto ricostruire fino a questo momento, mi dà l'idea di un posto che vive in armonia finché resta nei suoi confini. Ciò che è oltre Isola dell'Alba e Prateria Diurna, che sono 2 mappe in realtà abbastanza complementari, a loro non interessava. Ciò che era fuori dai confini del Tempio, ovvero la foresta nascosta, ovvero la Valle del Trionfo, per non parlare del deserto dorato, eccetera, nonché la montagna dell'Eden, erano tutti luoghi considerati paurosi e non convenienti da visitare, perché pieni di insidie e di pericoli, e loro avevano costruito un piccolo Eden in una comunità che funzionava, ma che tarpava le ali a chi aveva il desiderio di andarsene. E qui parte la storia di quegli avventurieri che si diffusero nel mondo di Sky partendo dalla foresta nascosta. Vi aspetto al prossimo episodio e ricordate, illuminate sempre il vostro cammino.